Ciao a tutti e benvenuti in una nuova puntata della Rusnate. Ancora vi porto a vedere una vera chicca. È un posto che mi non sapevo neanche che esistesse, ma anche parlando con gente di una certa età della zona, non sa mica che è. Si tratta dell'Arco Naturale di Bottesella, che è un ponte naturale di roccia, come quel di Veia, neanche tanto più piccolo da quel che mi ha detto. È la prima volta che fa un'escursione doppia, bici e camminata, e come la narà. E dopo 13 km e mezzo circa siamo arrivati all'imbocco della single track, che è questa. Abbiamo fatto Monte, Cavalo, Verago, Navesa, subito dopo Navesa che questo imbocco qua del sentiero 2,38. Ancora andrò molto a Usta perché è la prima volta che lo ho provato a tracciarmelo su un'app. Comunque questa è una traccia che la Vencia Massa in Giarossa e l'è divisa in tre parti. La prima parte la finisce a Camoccoli, dove mi farò una deviazione per andare fino a Bottesella, dove dopo da lì a piedi proverò ad andare all'Arco Naturale di Bottesella. Dopodiché tornerò lì, farò la seconda parte che la finisce a Manune, e da Manune si va su nella Val dei Progni di Fumane, proprio dove comincia la Val Sorda, che lagherò in un altro video. Se non vi mi ha visto è il video della Val Sorda, molto bello col ponte tibetano, andate a vederlo qua. Questo era il primo tocco della Sengia Rossa, siamo arrivati a Camoccoli, questo è l'inizio del secondo tocco che tornerò a fare dopo. Adesso vado su, fa una piccola deviazione fino a Bottesella. Qui adesso passa da qui dove... Ah, lì! Qui Okay. Arriva alla fontana, Sì? in fianco alla fontana c'è la scarpata che va giù, Sì. lo vede perché c'è un arco in ferro, Ok. quello è l'ingresso. Ok, parcheggio la bici qua, vado su a piedi perché Sì, con la sì, bici sì. mi No, sa... no, no, Ok, grazie. Manco male che ho portato un signor che mi ha spiegato come è la faccenda, perché se no la stradella non l'avrei mai cattata. Mi sono cambiato le scarpe perché bisogna mai improvvisarsi quando si va in mezzo alla natura. Dopo, quando la gente la si fa male e dice e allora con le scarpe slise della bici le meglio di no. Mi sono messo un zaino che le altre. Come nel solito freestyle e sentiero ma lo mia cattà, me lo sono reinventarmelo. Tornato su al prato perché evidentemente negli sentieri non è mia. Adesso cerchiamo quel vero.
Per fortuna che ho cattato un signor col can che mi ha spiegato la strada, e la cosa assurda è che mi ha contato che anche lui ha fatto lo stesso errore mio, cioè attenzione, perché è facile sbagliare strada e finire nel vaio andando dei strapiombi abbastanza interessanti, e venire su le sta fatica anche con le scarpe da montagna. Con le scarpe da tennis sarei ancora su. Comunque, una volta che l'arco di ferro siamo praticamente arrivati. L'arco naturale di Butesella, bellissimo, bellissimo, alto 29 metri, largo 30. Negli anni 70 era stata attrezzata dal professor Perin, che è lo stesso che aveva attrezzato la Val Sorda, che è il video di cui vi parlava prima, e infatti che è lo stesso stile di scalette, pioli e addirittura le scritte le pare uguali. È incredibile, veramente bello e completamente abbandonato. Giusto per farvi capire, quelli è il ponte del ferro e quelli è il guardrail della strada, per cui è veramente vicinissimo se non si sbaglia strada. Bene, dopo questa avventura e il bellissimo arco naturale del Butesella, un posto veramente stupendo, sconosciuto e abbandonato a se stesso, ma per certi versi forse neanche a me così è veramente salvego. Torniamo a Sengiarossa per fare gli altri 2 segmenti del tracciato. Sì. Bellissimo, bello, veloce, tranquillo nel bosco, fantastico. Direi che il primo è un po' più tecnico, il secondo è veramente da godersi e basta.
Siamo proprio nel vaio. Adesso su il cambio e il motore. Bellissimo. E siamo arrivati in fondo. Un piccolo pezzo a piedi. E siamo venuti fuori all'inizio della Val Sorda, sempre sto video qua che potete andare a vedere. Ponte de Bottesela, un vero gioiello, sconto e desmentegà della Valpo Lessigna. Grazie a Massimo dei Top Bike perché me la consiglia lui, se no mi non saprei neanche dove era, ma lui è un grande conoscitore della zona. Mi raccomando, se viene così non perdive, venire a sinistra dopo la fontana, non sta a fare come me perché tra l'altro camminare un'ora nel bosco vestita bici con due termiche nella mia sta bellissimo. Per fortuna che mi si era tenuto anche le ginocchiere, che ho fatto un par di ropettoni e venivano buone. Se questo video vi è piaciuto mettete mi piace, chi sì la campanella così vi avvisa quando ve ne fa un altro, e mi raccomando, assar solo peste o stampi di rue e cattarsi sullo sgauia. Ciao!